Quali sono le tradizioni natalizie più belle? Oggi le scopriremo insieme, percorrendo lo stivale da nord a sud. Ti ricordo che sul Natale ho pubblicato altri 3 video. Nel primo ho parlato di come fare gli auguri in italiano. Devi mandare un SMS o scrivere un messaggio di auguri? Allora questo video è imprescindibile. Nel secondo troverai invece un quiz sul Natale e nel terzo un quiz sul Capodanno. Troverai il link di queste video lezioni nella descrizione qui sotto. Se sei entusiasta come me di entrare nel vivo di questo argomento, ti invito ad iscriverti al canale e ad iscriverti anche alla mia newsletter. È gratuito e lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabetamaccani.com. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e oggi sono qui per farti conoscere le consuetudini più belle legate al Natale italiano. Cominciamo dal nord Italia, in concreto dalla Lombardia. Uno dei simboli più conosciuti di questo periodo è il panettone. Non si sa quale sia l'origine di questo dolce, anche se esistono molte leggende al riguardo. Ciò che si sa è che esistono delle testimonianze della sua esistenza già all'epoca di Ludovico il Moro, ovvero le origini di questo dolce sembra che risalgano addirittura al XV secolo. L'avversario invece del panettone, ovvero il pandoro, sembra che sia nato 150 anni dopo. Passiamo a Verona e in parte anche al Trentino Alto Adige. Devi sapere infatti che a Verona i regali vengono portati anche da Santa Lucia, che porta doni e dolcetti ai bambini in groppa ad un asinello. La sera del 12 dicembre in ogni casa si lascia un piatto di cibo e uno di fieno per poter accogliere Santa Lucia e l'asinello. I bambini vanno a letto presto perché non devono incrociare Santa Lucia e la Santa lascerà i regali che verranno trovati dai bambini la mattina del 13 dicembre. Questa tradizione è molto sentita anche nella mia regione, ovvero in Trentino Alto Adige, e ancora oggi ogni 13 dicembre mangio un dolce speciale che si chiama asinello di Natale. Pubblicherò il 13 una foto in modo che tu possa vedere di che cosa si tratta. Rimaniamo in Trentino Alto Adige. Qui ci sono 2 consuetudini particolari. Da un lato i mercatini di Natale, molto conosciuti sono i mercatini di Bolzano, Merano e Trento. I mercatini di Natale nascono dalla tradizione popolare di scambiarsi dei doni artigianali e dall'altra c'è anche la tradizione della corona dell'Avvento. La corona d'Avvento si realizza intrecciando rami d'abete e nastri rossi di seta e inserendo all'interno di questa struttura 4 candele. Le candele vanno accese una per settimana, al sabato sera o alla domenica, quando tutta la famiglia è riunita. In Piemonte, cosa che non tutti sanno, c'è una forte tradizione legata al presepe e in particolar modo c'è un protagonista particolare, si chiama Gelindo. La leggenda narra che sia stato il primo pastore ad arrivare alla capanna della Natività
per visitare Gesù Bambino. È raffigurato generalmente con un agnello in spalla o in braccio. La sua statuina è la prima che per tradizione viene posizionata nel presepe accanto alla grotta. Passiamo ora al centro Italia, parliamo di Roma, dove i festeggiamenti cominciano l'8 dicembre, quando il Papa raggiunge a piedi Piazza di Spagna per portare dei fiori a una statua della Madonna che si trova di fronte alla chiesa di Trinità dei Monti. Il 24 dicembre si svolge poi la classica messa di mezzanotte in Vaticano e la mattina del 25 il Papa diffonde il messaggio pastorale affacciandosi dalla finestra sul sagrato di San Pietro. Passiamo alle Marche. Nel periodo natalizio le Marche si riempiono di mercatini folcloristici, il più caratteristico dei quali è sicuramente quello conosciuto come la Candelara. In un piccolo borgo della provincia di Pesaro viene allestita una fiera molto particolare, visto che è dedicata esclusivamente alle candele. La particolarità è che per 2 volte nel tardo pomeriggio viene tolta l'energia elettrica a tutto il paese, che viene quindi illuminato solamente grazie alle candele di diverse forme e colori. Si tratta di un'atmosfera davvero suggestiva. Durante l'evento poi è anche possibile ammirare come si realizzano le candele, che vanno poi ad illuminare il borgo. Passiamo ora alla Toscana, dove le tradizioni natalizie sono legate al fuoco, che viene concepito come portatore di calore e di luce. In un paesino nella provincia di Lucca si svolge uno dei riti più particolari, quello dei Natalecci. Secondo la tradizione, i Natalecci vengono arsi il giorno della vigilia, ovvero il 24 dicembre, e bruciano per tutta la notte. Il rito del fuoco ritorna anche in uno dei riti più antichi e suggestivi del Molise. Ogni anno il 24 dicembre a Oratino, un borgo in provincia di Campobasso, si celebra la cosiddetta faglia. Qui viene costruito un cero fatto di rami secchi e canne, alto circa 15 metri, che viene portato a spalla da una quarantina di persone del luogo fino alla chiesa più importante del paese, dove viene bruciato per tutta la notte della vigilia. La mattina dopo le persone si ritrovano in piazza per prendere e poi conservare i resti del falò, che vengono considerati di buon auspicio per il nuovo anno. Passiamo ora al sud Italia, cominciamo dalla Campania. Questa regione, e in particolar modo Napoli, è conosciuta in tutto il mondo per la tradizione del presepe. In città c'è una via, San Gregorio Armeno, piena di botteghe di artigiani che per tutto l'anno creano le statuine che poi verranno utilizzate nel presepe. Quest'anno i Re Magi sono anche provvisti di Green Pass. Come vedi, il sacro e il profano si uniscono ed ogni famiglia napoletana non rinuncia alla creazione del presepe, che deve essere rigorosamente terminato prima della cena della vigilia. Passiamo ora alla Calabria, dove la tradizione ruota tutta attorno al cenone della vigilia. Tutti i membri della famiglia partecipano a questo evento. In alcune località il cenone è molto abbondante
e deve essere costituito perlomeno da 13 portate in ricordo dei 12 apostoli più Gesù. Non è però sempre così, perché in alcune zone le portate sono 9, come i mesi di gravidanza, in ricordo della gravidanza della Vergine Maria. Famosi sono i canti natalizi, le cosiddette novene, cantate dagli zampognari in dialetto locale, ma anche i presepi viventi. Il più suggestivo è sicuramente quello di Custonaci, in provincia di Trapani, che prende vita all'interno di una grotta naturale affacciata sul mare. Chissà come si festeggia il Natale nel tuo paese. C'è qualche tradizione particolare? Raccontamelo nei commenti. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.